La lampuga è un pesce pelagico cosmopolita e termofilo, ovvero che vive nelle acque superficiali di tutto il mondo, a patto che esse arrivino a superare almeno i 20 gradi Celsius. Si può trovare in oceano a decine di miglia dalla costa, ma anche in acque basse costiere. Appartiene alla famiglia Coryphenidae, a cui corrisponde un unico genere, Coryphena, che comprende due specie, Coryphena ippurus e Coryphena equiselis. Queste due specie non hanno grosse differenze morfologiche e spesso vengono confuse, specialmente quando sono in giovane età. Nel Mediterraneo viene catturata quasi solamente la specie Ippurus, perché è più affine ad acque leggermente più fresche rispetto a quelle che preferisce la specie Equiselis. Per questo motivo d'ora in poi mi riferirò soltanto alla specie Ippurus. La lampuga è un pesce gonocorico, ovvero a sessi separati, ed esiste un dimorfismo sessuale, ovvero una differenza morfologica, tra i maschi e le femmine. Generalmente i maschi possono raggiungere dimensioni maggiori rispetto alle femmine e presentano la caratteristica gobba frontale, più pronunciata con l'avanzare dell'età. Una delle caratteristiche più particolari della lampuga è il ciclo vitale. Questo è brevissimo. Si è studiato che molto difficilmente una lampuga riesce a superare il secondo anno di vita, anche se in oceano sono state registrate catture di esemplari sino a 4 anni di età con un peso vicino ai 40 kg, ma sono ovviamente delle eccezioni. La maturità sessuale può essere raggiunta a partire dai 35 cm di lunghezza, misurati alla forca. La maggior parte degli individui però è sessualmente maturo quando arriva ad una lunghezza di almeno 55 cm. Le femmine possono deporre 2 o 3 volte all'anno per produrre dalle 80.000 ad 1 milione di uova. Ovviamente a seconda della dimensione dell'individuo, quindi avremo 80.000 uova per pesci piccoli e 1 milione di uova per pesci grandi. Nella prima parte della loro vita le lampughe sono pesci strettamente gregari. Questa cosa diminuisce gradualmente con l'avanzare dell'età, sino a vivere in coppia o in solitudine una volta raggiunta la dimensione del grande riproduttore. In linea generale, i giovani di questa specie preferiscono acque costiere ed amano sostare nei pressi di oggetti galleggianti. Questi oggetti, chiamati più tecnicamente FAD, Fishing Attractor Devices, costituiscono un importante checkpoint per le lampughe. Infatti, al di sotto di essi possono trovare piccoli pesci che permetteranno loro di poter crescere e quindi migrare in altre zone, come se per loro fosse la famosa oasi nel deserto. D'altro canto, i grossi riproduttori hanno una vita strettamente pelagica, ovvero vivono in mezzo all'oceano o in alto mare, e quando depongono in tarda primavera, i nuovi nati colonizzeranno le acque costiere o i FAD in tarda estate e inizio autunno. La posizione, l'inclinazione dell'occhio, il muso corto e schiacciato sottolineano come la lampuga si sia adattata per cacciare prede che si trovano alla stessa altezza del suo sguardo di fronte al muso. La visione binoculare frontale è facilitata anche dal poco spessore del capo della lampuga e dalla scalanatura che va dall'occhio sino a sopra l'apertura boccale. La lampuga presenta piccole scaglie cicloidi su quasi la totalità del corpo. La linea laterale, ovvero l'organo che permette al pesce di percepire le vibrazioni nell'acqua, è sviluppato su quasi tutto il corpo e senza interruzioni. La lampuga è un pesce fusiforme compresso lateralmente. Possiede un'unica pinna dorsale lunga dall'inizio della pinna caudale sino all'altezza dell'occhio. La pinna anale è sviluppata, ma più corta della dorsale. La coda è forcuta, con i lobi uguali, stretti e acuti e non molto divergenti. Le pettorali sono falciformi e le ventrali, quando sono in riposo, sono ripiegate in una depressione del corpo. Queste caratteristiche fisiche ci fanno capire come la lampuga si sia specializzata sia per cacciare in acqua dell'oceano, quindi in mezzo al mare, ma anche in acqua bassa costiera. Perché se noi dovessimo fare la comparazione fra un pesce strettamente pelagico come il tonno rosso, sicuramente vediamo che c'è una differenza della morfologia delle pinne fra questi due pesci. Il tonno avrà pinne piccole che potrà chiudere e aprire all'evenienza, ma che non gli daranno, diciamo, quella
forza per contrastare il suo nuoto. Questo poiché in alto mare non serve tanto effettuare dei rapidissimi cambi di direzione che invece servono quando vai a cacciare in acqua bassa. Però ovviamente il fatto che tu hai delle pinne che possono creare degli attriti ti sfavoriscono quando devi effettuare dei grandissimi spostamenti. Quindi il tonno, che è un treno a vapore, va veloce per miglia, non si ferma mai, e ovviamente se avesse delle appendici molto grosse verrebbe frenato e non potrebbe farlo questo. Invece la lampuga sia una forma pelagica, quindi ha una grossa coda propulsiva, però ha anche delle ampie pinne lungo tutto il corpo, ci fa capire questo come la lampuga invece sia adattata per effettuare dei rapidissimi cambi di direzione, che ovviamente ti favoriscono quando ti trovi in acqua bassa costiera. Per cercare di spiegarvi questa cosa utilizzerò il mio pupazzo, il pesce pagliaccio. E praticamente cosa fa la lampuga? La lampuga utilizza la pinna dorsale, la pinna anale e la pinna ventrale per effettuare questo movimento che si chiama imbardata. Cioè quando io sto inseguendo la preda che si trova davanti al muso, se la mia preda si sposta a sinistra per esempio, io dovrò fare questo movimento qua. Le pinne in questo caso si raddrizzano e frenano il mio movimento indirizzandomi dritto verso la preda. Quindi la lampuga, aprendo dorsale, anale e ventrale, riesce a fare il controllo dell'imbardata, che è questo movimento qua. Le pinne pettorali invece, che sono queste, ovviamente il pesce pagliaccio ce li ha così, però la lampuga ce le ha messe così, servono per controllare il beccheggio, che è questo movimento che fa su e giù con la testa, ed il rollio, che è invece questo movimento rotatorio. Utilizzo l'altro pescetto che mi viene meglio da controllare, quindi apro le mie pinne pettorali e se io penso di avere una preda davanti agli occhi, aprendo le pinne pettorali riesco esattamente a rimanere in linea con il muso davanti alla preda, senza che questo venga perso di vista da movimenti che mi possono compromettere la visione della preda, quindi beccheggio e rollio. La lampuga cambia strategia di caccia a seconda dell'età. Con l'avanzare dell'età aumentano anche le dimensioni degli organi sensoriali. Se organismi giovani con piccoli occhi saranno più limitati e concentreranno la loro attività di caccia durante le condizioni di luce perfette, organismi più grandi e vecchi potranno invece cacciare anche durante le ore crepuscolari, grazie ad occhi più grandi e che riescono cioè a catturare più luce. Ma anche l'esperienza e le doti natatorie influenzano la strategia di caccia di questo pesce. Un pesce molto grande potrà sicuramente cacciare o in solitaria o in coppia, perché appunto ha grande esperienza e doti natatorie eccellenti. D'altra parte, piccoli pesci dovranno sfruttare quella che io chiamo l'unione fa la forza, ovvero sfruttare l'intero branco per poter cacciare le proprie prede. Ovviamente ci sono pro e contro a questo. Sicuramente cacciando in branco potrai avere una forza in più, però dovrai dividerti le prede con tutto il resto del branco. Questo tipo di caccia in branco viene favorito anche da delle doti comunicative della lampuga veramente eccellenti che cercherò di esporvi. Per comunicare con gli altri membri del gruppo, questo pesce utilizza i cromatofori, ovvero delle cellule presenti nel derma che in risposta a stimoli possono far assumere colorazioni diverse alla sua livrea. Questo pesce utilizza quindi i cromatofori per cambiare la sua livrea in maniera molto repentina e questo lo fa per comunicare con i propri membri del gruppo principalmente. Il range di colori che può assumere questo pesce è veramente vasto, però ho cercato di chiudere il cerchio attorno a 3 pattern di colore principale che assume questo pesce durante una situazione neutra, durante una situazione di caccia e durante una situazione di pericolo. Vediamoli insieme. Corpo azzurro e grigio con coda gialla. Quando troviamo le lampughe con questa colorazione, sono in uno stato neutro, ovvero di semplice pattugliamento. Corpo giallo e azzurro con bande nere.
Quando questi pesci assumono la colorazione con bande nere, vuol dire che sono in una situazione di caccia e potrebbero essere quindi più propense ad attaccare le nostre esche. Corpo totalmente giallo con dorso verde. Questa è la colorazione che significa pericolo, la colorazione classica della lampuga, direte voi. Questo perché la maggior parte dei pesci viene fotografata quando è fuori dall'acqua e quindi in una situazione di pericolo. Oltre a questo cambio di colore, che è sicuramente un modo efficacissimo di comunicare con gli altri il proprio stato d'animo, la lampuga in branco utilizza anche delle strategie di comunicazione legate ai movimenti, ovvero durante la caccia questi pesci effettuano dei salti e dei delfinamenti, cioè escono soltanto col dorso fuori dall'acqua, probabilmente per cercare di compattare le prede e quindi poterle cacciare al meglio. Questi movimenti avvengono in una maniera perfettamente sincrona e polarizzata, come potete vedere dal video che vi sto mostrando adesso. Questo metodo di comunicare perfettamente sincrono può farci pensare che il gruppo di lampughe possa essere visto come un unico super individuo che comunica perfettamente con se stesso, diciamo. Questa particolarità di salti e delfinamenti è sicuramente una cosa che non mi sono accorto io, anche perché nel mondo anglosassone questo pesce viene definito come dolphin fish, che richiama molto ai comportamenti del delfino. Però secondo me anche l'intelligenza nella caccia riporta al nome dolphin fish, non solo al fatto che effettui questi salti e delfinamenti. La lampuga viene pescata sin dai tempi antichi e tuttora questo pesce viene pescato a livello commerciale e ricreativo in tutto il mondo. Certe tecniche di pesca antiche rimangono in vita anche in tempi odierni, come la pesca con l'arpione nella Polinesia francese, che sfrutta la tendenza delle lampughe a rimanere in superficie. La maggior parte della pesca commerciale, però, viene condotta da pescherecci che utilizzano delle reti a circuizione per circondare il gruppo di pesci che spesso si trova al di sotto di FAD disposti volontariamente dai pescatori. In questo caso la pesca avviene in questa maniera. Dopo aver lasciato il FAD per qualche giorno, si va a verificare la presenza del pesce al di sotto di esso. Per fare ciò viene messa una lenza a traina con un artificiale o una striscia di calamaro, o la combinazione tra le due. Se una lampuga a bocca all'esca, vuol dire che il branco è presente al di sotto del FAD e vengono dunque calate le reti. La lampuga è un pesce ambito da ogni pescatore ricreativo che ha la possibilità di poterlo catturare. Le tecniche sono molteplici e variano dall'utilizzo di esche naturali vive o morte sino alle esche artificiali. Questi pesci vengono ricercati dalle zone costiere sino al mare aperto, a seconda delle stagioni nelle quali andiamo a ricercarle. La mia esperienza di pesca si limita ai pesci che troviamo in tarda estate sino a fine autunno nelle acque costiere, sia da imbarcazione che da riva, e perciò di questo vi parlerò in questo video. Sia da terra che dalla barca utilizzo la tecnica dello spinning, quindi utilizzo delle esche artificiali per cercare di richiamare e pescare questi pesci. L'attrezzatura in realtà non è la stessa durante la stagione, questo poiché i pesci crescono dalla tarda estate sino alla fine dell'autunno, quindi in tarda estate troviamo pesci che si aggirano intorno al chilo e alla fine dell'autunno possiamo incrociare anche pesci da 3-4 kg. E quindi l'attrezzatura cambia di conseguenza a seconda della dimensione dei pesci che cerchiamo di pescare. Per questo motivo la canna passa da una canna light che utilizzo alla spigola, quindi medio light da mezz'oncia a 5 ottavi, sino ad arrivare a una canna da un'oncia quando ci troviamo alla fine dell'autunno. Quindi per chi non capisce di once questi pesi qua, diciamo parto con una canna che lancia massimo 20-30 grammi sino ad arrivare a una canna che lancia massimo 40-50 grammi. Per il mulinello io utilizzo una taglia che va dal 4000 al 5000, taglia Shimano intendo, e che abbia preferibilmente un recupero veloce. Io utilizzo anche mulinelli a recupero lento perché ho quello per la spigola, utilizzo quello,
però sicuramente un mulinello con un recupero veloce vi aiuta tantissimo. Questo poiché la pesca alla lampuga è sia una pesca veloce durante il recupero del nostro artificiale, ma la lampuga, essendo un pesce molto veloce, magari ci viene incontro, effettua dei salti, quindi noi dobbiamo essere pronti a recuperare la lenza in bando. E questo viene fatto sicuramente meglio da un mulinello che ha un rapporto di recupero veloce. Allora, le esche che preferisco sono sicuramente VTD, popper, skipping lure, quindi tutta roba top water. Però mi trovo benissimo anche con dei piccoli metal jig che io armo con degli assist hook che possono essere messi sia in testa che in coda. Se volete rilasciare questi pesci, mettete un singolo assist hook in coda, così poi non avrete problemi a slamarli. Io generalmente effettuo un dressing all'assist, questo poiché durante i recuperi molto veloci, quando facciamo skippare il metal jig sull'acqua, con il dressing l'amo dell'assist tende a rimanere più sotto la superficie e non volare sopra di essa. Questo poiché il dressing genera un attrito con la superficie dell'acqua e quindi rimarrà, quando viene bagnato dall'acqua, leggermente sotto la superficie e ci facilita con le allamate di questi pesci. Ovviamente queste esche vanno bene per me, quindi a me piace pescare la lampuga top water, però sicuramente in altri posti vanno bene lipless, jerk, chi più ne ha più ne metta. La cosa bella della pesca alla lampuga è che non ci sono delle regole scritte e dei pesci un giorno possono mangiare in una maniera e 5 secondi dopo in un'altra maniera, quindi bisogna essere molto veloci a effettuare un rapido cambio dell'esca. Io certe volte arrivo anche a pescare con bombarda e raglu quando proprio i pesci non vogliono mangiare su niente. Per il filo utilizzo un filo trecciato che va dal 15 al 20 libbre e un finale che diciamo non è mai sotto lo 0,40, perché comunque anche se sono pesci piccoli a me non piace pescare sottile. L'azione di pesca è un'azione di pesca di attesa, ovvero bisogna cercare di stare in un punto dove si pensa che ci possano essere le lampughe, che generalmente sono delle scogliere che hanno un fondale sabbioso o che hanno vicino delle grosse spiagge. Le lampughe generalmente fanno dei passaggi brevissimi, quindi noi dobbiamo essere pronti a trovarle nel momento giusto e richiamarle con i nostri artificiali. Quindi l'azione di pesca si svolge in questa maniera. Ci troviamo in scogliera, in spiaggia, in porto dove sappiamo che passano queste lampughe e lanciamo delle esche che fanno rumore, quindi popper, skipping lure, che riusciamo comunque a lanciare molto lontano. Quando riusciamo a intercettare il branco e a portarcelo sotto, utilizzeremo i lipless, i piccoli jerk o i metal jig che ci fanno pescare meglio. Quindi quando cercate le lampughe aspettatevi di stare anche ore in scogliera senza vedere niente e divertirvi in 10-15 minuti che sono però di pura frenesia. La pesca da imbarcazione invece è leggermente diversa, perché siamo noi a cercare le lampughe e non le lampughe ad essere richiamate. Quindi quando ci troviamo nell'imbarcazione dobbiamo cercare sicuramente qualche FAD, quindi boe, tronchi galleggianti, qualunque cosa generi un'ombra sulla superficie dell'acqua. E molto probabilmente più l'ombra è grossa e più facile che ci siano le lampughe al di sotto di essa. Quindi una volta che noi troviamo queste boe, queste ombre diciamo fatte da tronchi o quello che troviamo, lanciamo in prossimità di questo FAD e ci renderemo subito conto se ci sono delle lampughe o se non ci sono. Un trucchetto: se ci troviamo a pesca con altre persone, il primo che allama la lampuga tiene la lampuga sotto nell'acqua lasciandosi dimenare. Questo fa sì che il branco rimanga attorno a questo esemplare catturato sino a che questo mantiene la livrea di caccia, e in questo momento a noi ci viene facilitata la cattura di un altro esemplare perché tutto il branco è in un momento di frenesia. Una volta che noi allamiamo un altro esemplare, il nostro amico può prendere il pesce o rilasciarlo e mettersi a pescare anche lui.
Così si crea una catena di montaggio dove un pesce allamato è sempre in acqua e il branco rimane sotto di noi e non se ne scappa. Bisogna essere molto ovviamente bravi a fare questa cosa perché non è semplice. Quando vi trovate in momenti di frenesia di lampughe, prima di tutto è difficile cercare di pescare al meglio perché poi uno lancia sull'altra lenza e uno vede un metal jig che salta sull'acqua e quindi sembra una lampuga e ti lancia dietro. E tante di queste problematiche qua. Però se avete un gruppo di persone comunque abbastanza esperte, riuscite a effettuare questo trucchetto nella maniera migliore possibile. Vi faccio però un appunto. Quando vi trovate in una frenesia di lampughe è facile che potete sterminare completamente il branco, soprattutto utilizzando questo trucchetto. Il consiglio che vi do io è di non farlo, di tenervi un pesce, massimo 2 pesci, perché così perlomeno potete pescare per tutta la stagione. Io capisco anche che magari uno va a pescare una volta al mese, però se noi sterminiamo un intero branco poi è facile che magari non lo troveremo mai più. E quindi è sicuramente una cosa da non fare, quella di catturare. Bisogna ricordarsi comunque che stiamo avendo a che fare con dei pesci che sì hanno un ciclo vitale breve e quindi in un certo senso è difficile da sterminare, però è molto facile anche da catturare, quindi sia pescatori commerciali che pescatori sportivi in pochissimo e brevissimo tempo riescono a sterminare grandissime quantità di pesce. Quindi quello che consiglio io è di essere sempre responsabili, di effettuare i rilasci, se si effettuano i rilasci di farlo con coscienza, quindi con un singolo amo, senza stare là 2 ore con il pesce fuori dall'acqua che si dimena come nessun altro pesce, la lampuga si dimena come nessun altro pesce. Quindi magari non farvi la foto e rilasciarlo al volo e continuare la pescata, però sicuramente è una cosa che vi aiuta per pescarle durante tutta la stagione. Detto questo vi lascio a qualche spezzone di video dove pesco qualche lampuga, perché sennò sembra che parli di lampughe eccetera eccetera, poi non ne abbia mai visto una in acqua. In realtà ne ho pescato durante la mia vita. Ovviamente io non posso farvi vedere tutti i video che ho e i video che vi faccio vedere saranno un po' oscurati. Questo perché, prima di tutto per il rispetto del territorio, perché comunque ci sono persone del posto che non vogliono che lo spot venga detto a tutto il mondo, e anche perché sono consapevole, come ho detto prima, che è facile che vengano fatte delle stragi a questo pesce. Quindi dovete accontentarvi dei pochi video che sono riuscito ad oscurare e magari in un futuro riuscirò a fare anche dei video migliori durante l'azione di pesca. Detto questo vi lascio la visione del video e vi saluto già da adesso. Se vi è piaciuto il video condividetelo a più non posso, mettete mi piace a più non posso, io sono felicissimo, oppure non lo fate e io sono felicissimo uguale, quindi fate quello che vi sentite. Madonna, sono tante! Lancia... Ah no, sono qua, sono qua.
Minchia zio. Jig jig. Che merda. Slavata in... minchia! No! Me l'ha sbagliata! Cazzo! C'è il video? Lo stai facendo tu? Sì. Vabbè. C'è già un bel pesce? Guardale, guardale. Vai, vai, lo sto tirando su.